Dillinger è morto era il nostro film bandiera, perché era nuovo nei contenuti e nuovo nella forma. Ha avuto all'epoca un'importanza fondamentale ed è quella, finalmente, un film che parla dei temi dell'oggi senza essere un film che esplicita i temi dell'oggi. E questo credo che lo si possa riconoscere anche oggi a questo film. Marco Ferreri è un regista che ha faticato a entrare nel novero dei grandi cineasti italiani, dei grandi autori italiani. La sua carriera è stata, dal punto di vista della ricezione da parte della critica, ondivaga. Io personalmente ritengo che lui appartenga alla fascia alta del cinema italiano. Non esiterei a metterlo allo stesso livello di un Rossellini, di un Antonioni, di un Visconti, di un Fellini, di un Pasolini. Ha cominciato non come regista ma come produttore. Il suo primo rapporto col cinema è stato nell'aiutare Michelangelo Antonioni a trovare i soldi per realizzare il suo primo film, Cronaca di un amore. Siamo quindi nel 1950. L'entusiasmo per Antonioni, per i cortometraggi di Antonioni, i documentari di Antonioni, è ciò che lo ha spinto a fare cinema, a occuparsi di cinema, almeno stando alle dichiarazioni di Marco Ferreri. Che effettivamente i primi film di Ferreri, che li ha girati in Spagna, sono 3 film: El Pisito nel 58, Los Chicos nel 59, cioè i ragazzi, Los Chicos, e El Cochecito, cioè la carrozzina, nel 1960. Questi film, soprattutto l'ultimo, è stato visto in Italia, uscì in Italia e colpì molto favorevolmente la critica. Subito lo si ricollegò al neorealismo. Visti oggi questi film hanno sì un sostrato neorealistico, ma in realtà si aggiunge un elemento che è un elemento, direi, tipicamente spagnolo, che è quello del grottesco. Gli elementi neorealistici, la descrizione della realtà è esasperata a tal punto che si arriva alla deformazione della realtà. Questo tratto, partire dalla realtà per deformare la realtà, proseguirà per alcuni anni quando Marco Ferreri torna in Italia. In quel periodo Marco Ferreri venne assimilato alla commedia all'italiana. E questi film somigliano molto ai film spagnoli, cioè il principio, per riassumere, è un neorealismo portato alle estreme conseguenze, esasperato. È un cinema che in questo senso si potrebbe definire classico, nel senso che c'è una struttura narrativa forte. Però, ripeto, è una base realistica portata alle estreme conseguenze. Dillinger è morto è stata una sorpresa, anche per lo stesso Ferreri, perché lui veniva da un periodo in cui non aveva più dei buoni rapporti con la critica italiana. Dopo i successi iniziali della Peregrina e della Donna Scimmia, ha fatto dei film che non erano piaciuti. Quindi il fatto che questo film invece è stato accolto all'unanimità, io credo che non esista una recensione negativa di questo film. Cosa succede in questo film? Praticamente nulla. Potrebbe sembrare un film noioso, in realtà non lo è, perché sta attaccato a un personaggio di cui non sappiamo praticamente nulla. Non sappiamo nulla della sua psicologia. E questo è un altro aspetto che è nuovo nel cinema di Ferreri, secondo me, di rappresentare dei personaggi con cui lo spettatore non si può in qualche maniera identificare. Li vede lì, non sa perché fanno le cose che stanno facendo.
Ferreri ha fatto un'esperienza di fare un film libero, come voleva, e girato molto rapidamente. Lo sguardo attento nota delle cose che fanno capire una grande sapienza figurativa nel film, però questa grande sapienza figurativa non è esibita, è mostrata distrattamente, cui ci sono degli zoom brutti, fra virgolette, è girato in maniera sporca, e in questo lo collego all'idea di cinema amatoriale. Si permette di girarlo in maniera non così diversa da come sono girati gli home movies che vengono proiettati sullo schermo. Michel Piccoli è una new entry, per così dire, è nuovo, è il primo film che fa. E lui lo usa passivamente in questo film. Michel Piccoli, lo stesso Ferreri lo ha detto in qualche intervista, fa parte di quegli attori che recitano alla Mastroianni, cioè capace di fare un giocoliere della recitazione, capace di fare qualsiasi parte. Il film si svolge interamente in un appartamento, è stato girato in un appartamento, non in studio, un appartamento che apparteneva a Mario Schifano. Mario Schifano è un pittore famosissimo in Italia, il nostro erede, il nostro continuatore della pop art americana. Anita Pallenberg, che non è un'attrice propriamente, è il legame con Mario Schifano, anche, che spiega la sua presenza, in qualche maniera allude a Mario Schifano, perché lei era in quel momento la donna di Mario Schifano, dopo essere stata la fidanzata di Brian Jones del gruppo dei Rolling Stones. Il film è strutturato con un prologo, una vicenda, più che altro una serie di comportamenti e un epilogo. Nel prologo, che si svolge fuori dall'appartamento, un amico di Glauco che dice tutta una serie di cose come se le leggesse, come se fossero suoi appunti. In realtà queste cose che dice sono o una citazione vera o una rielaborazione di cose di Herbert Marcuse, dell'Uomo a una dimensione, forse anche di Umberto Eco, Apocalittici e integrati. Il libro di Marcuse era uscito in Italia, tradotto ai primi del 67, quindi appena un anno prima, ed ha avuto un enorme successo nel dibattito culturale. I bisogni per la sopravvivenza fisica sono risolti proprio dalla produzione industriale, che propone adesso come altrettanto necessari il bisogno di rilassarsi, di divertirsi, di comportarsi, di consumare in accordo con i modelli pubblicitari. Quelle parole che vengono pronunciate riassumono in maniera fin troppo esplicita i temi dell'alienazione, i temi dell'industria, un'idea apocalittica del mondo, appunto, perché bisogna avere delle maschere perché il mondo comincia a essere puzza, se vuoi un'allusione a problemi ecologici che peraltro non vengono esibiti nel film. All'interno abbiamo questo lungo pedinamento zavattiniano del protagonista. Sognava un film in cui la macchina da presa registrasse i movimenti di una persona, del vicino di casa, per 24 ore. Penso che Ferreri, abbastanza coscientemente, ne faccia quasi la parodia di questa cosa. E del resto questo film è pieno di riferimenti ad altro cinema italiano, fatto tutto però in maniera un po' parodica. È antonioniano il film, perché sono gli anni in cui Antonioni è il regista della modernità.
ha realizzato l'avventura, la notte, l'eclisse, e l'universo che viene rappresentato, l'universo della noia, la durata, i personaggi che non sanno che cosa fare. Ma ci sono ancora altri riferimenti, ci sono per esempio dei riferimenti a Roberto Rossellini. C'è un film di Rossellini che si chiama Illibatezza, che è un episodio di Rogopag, girato nel 1962, in cui c'è un personaggio in una stanza che si proietta dei filmini e tocca queste immagini come per penetrare dentro queste immagini, con un senso di grande frustrazione. Allora, è difficile pensare che Ferré non l'abbia visto questo film. Non posso non ricordare Germania anno zero di Rossellini, alla fine il ragazzino che mima con un oggetto che non è una pistola il fatto di spararsi. Queste cose ci sono anche nel Dillinger è morto. Insomma, il nostro è un cineasta. Io in Dillinger è morto appaio dentro un televisore in bianco e nero. Di affascinamento. E l'ambiguità. Il motivo per cui lui mi ha fatto fare quel cameo credo che sia legato a Mario Schifano. Ne ho fatto uno nel primo film di Mario Schifano che si chiama Satellite, girato poco prima di Dillinger è morto. In sostanza io dovevo presentare in televisione dei film underground. Alla fine, e per un attimo brevissimo, i colori sovrapposti che ci avevano nascosto l'immagine si dissolvono. Rivedendo il film ad anni di distanza, io mi sono detto che non è quel discorso che io faccio non è tanto sulle due inquadrature che si vedono subito dopo in televisione, cioè non è legato a, diciamo, un realismo. È una sorta di descrizione di quello che si vedrà poi proiettato in casa del personaggio. Perché quando io parlo di overground, io nella testa avevo la nozione di cinema espanso, che era un termine che da pochissimo circolava. Questa idea che lo schermo non potesse contenere certo tipo di esperimenti. Allora, quando lui proietta questi film in casa, la prima cosa che fa è che va a cambiare l'obiettivo del proiettore 16 mm per dilatare l'immagine non più su il classico schermo, ma sulle pareti laterali. C'è un momento in cui, nel film in cui si vedono i personaggi, Anita Pallenberg allo specchio, con Piccoli, nei film familiari, in cui lo specchio produce delle immagini espanse. In un altro momento le immagini sono tutte schiacciate. Insomma, l'idea che si possa manipolare l'immagine, che oggi è corrente con il video, con la videoarte, però ecco lì un'intuizione formidabile di Ferreri di il cinema fuori dal cinema, il cinema oltre lo schermo. Le scene veloci, tutte queste cose qui. Cioè, quello che noi vediamo in realtà è del cinema espanso, quindi la mia è una premessa teorica al cinema che lui poi proietterà. Perché il film è molto concentrato sui dettagli e questi dettagli acquisiscono un valore metaforico. Tutte le cose che si sentano sembra che ci siano lì casualmente. Per esempio le canzoni che si sentono per radio. C'è una canzone, I Patti Bravo, Qui e là. Era un protofemminista, per così dire, non soltanto per le parole, ma per il tipo di voce che c'era Patti Bravo, che non è una voce di cantante classica, è una voce rock, una voce bassa. E quando lui ascolta questa cosa, Voglio la libertà, lì è una traccia del tema forte del film.
che è il tema del rapporto uomo-donna. Io direi che Glauco è un uomo che ha perso la propria virilità, che regredisce a livello infantile, che ha con le donne un rapporto di distanza, non sa più relazionarsi col femminile. Le due donne che ci sono nel film sono delle donne chiuse in se stesse, segrete, di loro proprio non sappiamo quasi nulla. Delle donne che racchiudono in sé il mistero del femminile, che può essere di tipo un pochettino più banale, come nel caso della cameriera Annie Girardot, che si identifica con Dino, altro cantante italiano all'epoca molto noto, o è invece Anita Pallenberg, la moglie, di cui a un certo punto vengono inquadrati due dipinti, due riproduzioni che stanno sopra il letto di due donne orientali dal sorriso misterioso. Secondo me quel dettaglio riassume la impossibilità per il personaggio, ma possiamo anche dire di Marco Ferreri in quel momento, di relazionarsi col femminile. Lo vede come altro da sé, si concentra sul maschile. Ma cos'è questo maschile in quel momento storico, siamo nel 68? È la regressione all'infanzia. L'uomo non è più capace di essere uomo e per sfuggire all'angoscia si rifugia nell'infanzia, nel gioco. Il film è pieno di gioco. Il serpentello con cui lui gioca, la moglie è addormentata, è visibilmente un simbolo fallico, ma il simbolo fallico di un pene che non esiste più, che non ha più una funzione maschile. È un gioco in se stesso il film, nel senso che è un film amatoriale, no? È un film giocato, si diverte a fare un film Marco Ferreri. Marco Ferreri ha uno sguardo sul maschio che per un occhio maschile, per uno spettatore maschile, è desolante, perché ti rivela i tuoi limiti. Non c'è mai l'eroe. D'altra parte, Dillinger è morto. Che vuol dire il titolo? Dillinger è esattamente come Fausto Coppi, il nostro campione del ciclismo, o i toreri che si vedono, cioè immagini eroiche del maschio che non ci sono più, sono morte. Dillinger è morto. Che non è facile da interpretare il finale del film. Questo film è stato letto in chiave 1968, cioè in chiave rivoluzionaria, come se i gesti del protagonista fossero i gesti di un uomo in rivolta e che quindi il finale fosse un finale di evasione dal mondo alienato verso un mondo rosso, fra virgolette, che vuol dire il mondo della rivoluzione, che in un momento veniva identificato con più che col marxismo sovietico, col marxismo cinese. Io rivedendolo ho l'impressione che invece sia veramente la fine della regressione, sia un finale tragico in un certo senso. Ed è come se Michel Piccoli volesse tornare a un romanticismo che non esiste più, alle isole felici che esistono solo nelle favole, Tahiti. Però questo vascello in cui lui sale è un vascello fantasma, è un vascello che inizia con un segnale di morte e non è un caso che alla fine l'ultima inquadratura del film è in negativo, un procedimento che abbiamo visto nel Nosferatu di Murnau, cioè molto inquietante, in realtà è un vascello di morte. Lui sale per andare nelle isole felici e non sa che è salito in una trappola mortale.
È un film disperato in sostanza, però è un'ansia di una dimensione superiore, di cui tutto il suo cinema in qualche maniera sente la mancanza e di cui esprime il desiderio.